Oggi siamo qui con questo microfono, ovvero il T-Bone MB78, che è questo microfono che è un microfono a condensatore. Eh sì, è un microfono a condensatore anche se esteticamente sembra un classico microfono dinamico. Come suona? Testiamolo insieme. Come ti raccontavo nell'introduzione, siamo qui davanti a questo microfono che mi è stato inviato dai ragazzi di T-Bone, che io ovviamente ringrazio tanto, che è un microfono, questo, con la sua valigetta rigida, quella a cui siamo abituati con quasi tutti i microfoni, ma questo è un microfono a condensatore, nonostante la forma ci inganni perché è la classica forma del microfono dinamico. Allora, un po' di informazioni tecniche. In questo momento questo microfono sta entrando nel Tascam Mixcast 4 con un gain di Suspense 28. Ora, non deve stupirci che il gain sia così basso perché è un microfono a condensatore, quindi ha bisogno di molta meno spinta, ok? Quindi qualsiasi scheda audio tu abbia, la puoi utilizzare tranquillamente perché essendo a condensatore ti basta attivare la 48 volt e il gioco è fatto. Ok, quindi nessun tipo di problema. Questo microfono, ti dicevo, sta entrando pulito nel Tascam Mixcast 4 e non aggiungerò neanche un effetto in post-produzione, ok? Quindi l'audio che senti è l'audio pulito. Quindi io durante questo video chiacchiererò, ma tu lo sai perché sei abituato a sentirmi chiacchierare, e nel frattempo tu ti abitui ad ascoltare il suono di questo microfono. Questo microfono è quindi a condensatore. Che cosa vuol dire? Vuol dire che in teoria, anche in pratica in realtà, non dovrebbe essere usato negli ambienti non acusticamente trattati perché è un microfono molto sensibile. Ok? Questo sei abituato a sentirlo sul mio canale. Ma ovviamente il lato positivo è che questo tipo di microfono a condensatore ha uno spettro sonoro molto più ampio, quindi riprende la nostra voce in questo caso, ma potrebbe riprendere qualsiasi strumento, perché leggo sul sito che è uno strumento ideale per voce e chitarra acustica. Quindi ci puoi anche riprendere strumenti a corde. Ma ci puoi riprendere quello che ti pare, se ti piace il suono che viene fuori. Però lo sai, sul mio canale noi parliamo solo di podcast, quindi soltanto di voce parlata. Quindi riprende la nostra voce, come ti dicevo prima, con uno spettro sonoro molto più ampio. Quindi pro e contro, ok. Questo microfono ha una costruzione molto solida, molto rigida, è un bellissimo microfono, sembra indistruttibile. Sul suo corpo ha uno switch. Ha uno switch, in questo momento non è attivato lo switch, ma non lo attiverò perché è un low cut che serve appunto a tagliare tutte quelle frequenze bassissime dove non c'è la nostra voce, ma si possono annidare rumori di fondo della stanza. Ma a me piace fartelo sentire pulito perché il microfono deve suonare già bene in partenza, secondo me. Quindi non è attivato lo switch. In questo momento, come vedi, non sto utilizzando una spugna, ok? Non sto utilizzando la spugna, non esce dalla confezione e io non la sto utilizzando. Sto parlando direttamente, come vedi, fuori asse rispetto al microfono e questa è la posizione che ti consiglio di avere in generale con tutti i microfoni, perché la maggior parte dell'aria va dritto, non colpisce la capsula del microfono e quindi non si generano quelle fastidiose plosive, ovvero le P e le B che durante la registrazione possono, avendo un volume più forte, dare fastidio. Ok, quindi se tu lo posizioni nel modo corretto non hai nessun tipo di problema. Questo microfono costa, c'ho qui il sito aperto, 55 euro. Ok, veramente pochissimo. Vale la pena comprare un microfono a condensatore con questa forma? Dipende. Ovviamente non esiste mai la risposta giusta sì o no. Esiste sempre il dipende. Proviamo a parlarne. Allora, se sicuramente è una forma particolare per un microfono a condensatore, per cui se fai video podcast probabilmente questa forma non ti piace, perché sei abituato a vedere nei video podcast altro tipo di microfono. Però come senti questo microfono suona bene. È un microfono che puoi tenere in mano, un microfono handheld, perché la forma è quella. Proviamo. Ok, sto tenendo in mano il microfono, quindi adesso provo a muoverlo, provo a cambiare mano. In teoria, se è un microfono fatto apposta per essere tenuto in mano, dovrebbe non avere troppo rumore di fondo o comunque... Io sto battendo, un po' si sente, ma chi è che mentre parla fa così? Nessuno. Quindi al massimo puoi cambiare mano perché, non lo so, sei una persona particolarmente nervosa oppure timida o ti piace giocherellare con quello che hai e quindi cambi mano. Io sto in silenzio. Ovviamente si sente, ma, ripeto, nessuno farebbe una cosa del genere perché è una cosa stupida. Cioè, se hai un microfono del genere, a prescindere che sei dinamico o a condensatore, e lo tieni in mano, stai fermo.
Questo è il minimo che ti si possa chiedere, di stare fermo. Per questo servono le aste. Rimetto il microfono su. Ok, sì, dovrei averlo messo nella stessa posizione di partenza. Quindi, vale la pena avere questa forma? Ma dipende. Il bello di questi microfoni è che sono piccoli e leggeri rispetto a un microfono a condensatore vero, quello con la forma che siamo abituati a vedere magari in studio di registrazione. Quindi questo veramente lo metti in borsa o te lo porti dietro con la sua valigetta indistruttibile e hai risolto. Quindi rispetto a un microfono a condensatore dalla forma classica, questo è sicuramente più piccolo e più leggero. Perché pesa 240 grammi. C'ho il sito aperto qui perché non ricordo tutti i dettagli a memoria. Soltanto 240 grammi, che è veramente pochissimo per un microfono a condensatore. Ok? Quindi questo potrebbe essere una nota di merito, nel senso ti serve qualcosa da portare in giro. Ecco, questa forma qui sicuramente si presta meglio a essere trasportata con facilità e con praticità. Se invece vuoi un microfono da studio da tenere fermo lì, probabilmente potresti optare anche per un'altra forma, ma voglio dire, qui stiamo parlando di forma versus sostanza, ok? Che cosa voglio dire? Voglio dire che quello che dovrebbe interessarci, ma mi rendo conto che spesso non è così, è il suono, non la forma. Potrebbe avere anche la forma di una mela, la forma di un puffo, la forma di una tazza, ok? Se suona bene, ma chi se ne frega? Certo, anche l'occhio vuole la sua parte, per cui una cosa è che stai chiuso nel tuo studio e parli e registri, una cosa è che fai video. Quindi dipende sempre da te, non c'è un giusto o uno sbagliato, è questione di gusti. Però mi farebbe piacere che tu ascoltassi il suono con le migliori cuffie che hai. Il suono, te lo ripeto, è pulito, non verrà equalizzato, non verrà compresso, non verrà fatto nulla. E ti ricordo che questo microfono costa solo 55 euro. Quindi se mettiamo tutto insieme, 1 più 1 più 1 più 1, secondo me, questo potrebbe essere un'ottima scelta per un microfono magari non da usare in studio, ma da portare con sé perché vai in giro e hai magari un tuo piccolo boot da portare in giro, oppure vai in stanze che sono non troppo rumorose, non troppo piene di riverbero, e quindi questo microfono lo puoi provare e lo puoi usare tranquillamente. Questo è il mio primo microfono a condensatore handheld. È la prima volta, ora non vorrei sbagliare, magari qualcuno dice Ale no, tu 3 anni fa l'hai fatto, non mi ricordo, potrei sbagliare ma sono vecchio, quindi potrei sicuramente non avere la memoria allenata. Mi sembra che sia il primo e devo dirti la verità, è particolare, no? Perché quando vedi un microfono del genere ti sembra un microfono a condensatore, dinamico, e invece è un microfono a condensatore. E quindi questa è un po' una particolarità. Che dirti, è costruito bene, la griglia qui è rigidissima, il corpo del microfono è veramente solido, quindi non c'è nessun problema. Perché ti dico questo? Lo sai bene, non perché i microfoni devono essere indistruttibili, ma questo qui, se te lo porti in giro, è bene che sia solido. Se deve essere un microfono da tenere fisso in studio, anche se fatto di plastica, paradossalmente, non andrebbe bene per tutta una serie di questioni legate alla fisica del microfono, ma se fosse di plastica, tu lo tieni lì, non lo muovi mai e chi se ne frega. Ovviamente è un'esasperazione del concetto. Questo qui invece, essendo molto molto solido, puoi portarlo tranquillamente con te. Un'altra cosa che non ti ho detto finora, perché sono una persona anziana e quindi dimentico le cose, è che questo microfono ha un pattern polare cardioide. Che cosa vuol dire cardioide? Che prende tanto di ciò che arriva davanti, meno di ciò che arriva di lato e niente di ciò che arriva dietro. Quindi questo è il miglior pattern polare per te che registri voce, che registri podcast. Certo, anche il pattern polare ipercardioide o supercardioide possono andare bene, ma tieni presente che quel tipo di pattern polare lì, che sicuramente è molto più focalizzato sulla voce davanti, ha l'inconveniente che riprende un po' dietro. E quindi dipende dietro che cosa hai. Hai dei pannelli? Hai una finestra? Ok? Quindi non sempre il pattern polare cardioide è il migliore, così come non sempre quello ipercardioide o supercardioide. Ok? Dipende dal singolo contesto. Quindi in base alla tua stanza, in base alle tue abitudini di utilizzo o alle necessità di utilizzo, devi scegliere il microfono col pattern polare migliore. Ma sul mio canale trovi un sacco di video dove ti spiego appunto la differenza dei vari pattern polari. Siamo arrivati alla conclusione di questo video. Cosa ne penso di questo microfono? Allora, sempre in proporzione al prezzo, quindi 55 euro. È un microfono valido? Sì, assolutamente sì. Non lo prenderei come primo microfono da studio, ma lo prenderei come microfono da avere sempre con me da portare in giro, perché magari amo il suono del microfono a condensatore, voglio portarlo con me, ma so che il microfono che ho in studio è troppo delicato oppure è molto costoso e quindi non voglio portarlo in giro. Questo può essere assolutamente una validissima alternativa. Se invece vuoi prenderlo come primo microfono perché è piccolo, è un ambiente
una tua stanza è molto piccola, non hai troppo spazio, vuoi montare e smontare le cose, sicuramente questo è... lo monti e lo smonti molto più facilmente e molto più solido rispetto a un microfono a condensatore classico, e quindi potrebbe avere il suo vantaggio. Ovviamente deve piacerti il suono, no? Il suono, come senti, è abbastanza equilibrato dal mio punto di vista. È un microfono non troppo sbilanciato sulle alte, come spesso accade con i microfoni a condensatore, ma non ha neanche i bassi esageratamente profondi che rendono magari molto cupo il suono, molto, molto chiuso, ovattato, ecco, non mi veniva la parola. Secondo me è un microfono abbastanza bilanciato, non è il microfono più dettagliato del mondo, ma 55 euro, ok? Quindi tutto quello che ti ho detto finora devi sempre rapportarlo al prezzo. Questa è la regola base, ok? Quindi io ti posso dire è il miglior microfono, ma tu sai che sto intendendo per 55 euro, ovviamente, ok? Era solo un esempio. Va bene, io mi sono dilungato tantissimo, spero che questo video sia stato interessante per te, spero che prenderai in considerazione questo microfono laddove tu abbia questo tipo di necessità specifica, e magari proverò a confrontarlo con altri microfoni, magari proprio col T-Bone SC400, che mi pare più o meno costa quella cifra, ed è un microfono a condensatore dalla forma, quella che ci aspettiamo tutti quando parliamo di microfoni a condensatore, così vediamo un po' la differenza di suono, se la forma fa anche la differenza nel suono. Secondo me no, ma possiamo provarci, ok? Grazie mille, alla prossima settimana.